Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction che mi avete richiesto voi, quindi ho cercato un video che fosse più live possibile, anche se è molto difficile nel loro caso, proprio perché è una performance anche ballata, però ho trovato questo live del 2021 che andiamo subito a vedere insieme. Ok, possiamo già sentire una differenza tra il primo che cantava e il secondo. Ovviamente c'è una base già con delle voci, c'è già una base dove c'è un supporto di ogni tipo, perché chiaramente loro stanno ballando e vi renderete conto di quanto ballano proprio all'interno della performance, ed è estremamente difficile chiaramente tenere una centratura anche vocale, un'intonazione con questo tipo di ballo, perché non è un ballo comunque studiato proprio sulla voce, ma è molto, possiamo dire hip hop, molto comunque difficile proprio da un punto di vista motorio, di coordinamento, che però a loro viene benissimo. E quindi anche la voce, diciamo, ha questa difficoltà a rimanere intonata. Però la differenza tra il primo e il secondo, andiamo a riascoltare, come una voce più chiara, quindi più alta anche di risonanza, e una voce più chiusa e un po' più rotonda. Proviamo a riascoltare un attimo queste due prime voci. Ecco, abbiamo sentito già dal primo al secondo. Qui il primo teneva una voce molto più nasalizzata, anche più avanti, e invece questo è più rotondo, molto più chiuso. Questo secondo me era in playback, non aveva la voce live, questa però è la mia percezione. In caso fosse live è molto sottile, anche molto bassa di volume rispetto agli altri, quindi si è sentito poco. Sottile, molto leggera e anche molto ariosa, anche se secondo me era anche un effetto proprio della registrazione. Andiamo avanti. Allora, qui hanno anche quello che si chiama autotune nella voce, quindi li aiuta nell'intonazione. Sentite anche degli svirgoli nella voce proprio dettati da questo autotune nel ritornello, che dà questo effetto più metallico, ecco, nella voce. La voce di prima che ha cantato rispetto alla seconda più corposa, la seconda più leggera, anche più sottile, l'abbiamo subito identificato. Basta che guardiate nel video chi ha il microfono in mano, se lo passano e canta solamente una persona, tutto il resto che sentite è in base. Riascoltiamo quindi i tre cantanti che prendono in mano il microfono, dal primo. Voce anche più strutturata, più calda, più centrata, anche molto focalizzata proprio nell'intonazione. Secondo. Modalità di canto in falsetto e molto leggero. E poi c'era un altro cambio di microfono. Adesso ritorna questo cantante, ascoltiamo. Ecco, questo trovo che abbia più problemi di intonazione rispetto agli altri, si sente che non è precisissimo. Chiaramente in un gruppo così numeroso avranno scelto comunque dei performer che sono più bravi a ballare, più bravi a cantare, hanno fatto un mix per creare questo gruppo. In questo caso anche lui, vedete, non balla mentre canta per concentrarsi sulla voce, probabilmente è una scelta proprio
tecnica anche, però non intonatissimo, ecco. E poi torna questo che abbiamo sentito anche prima, con una voce molto più indietro, molto più bassa anche di volume, con questa voce sottile e ariosa. Andiamo avanti. Ecco, questo ultimo cantante, una voce più schiacciata, anche più nasalizzata, un po' più, diciamo, schiacciata, ecco. Proviamo ad ascoltarlo un attimo. Aga, proprio, nel senso, proprio schiacciato come suono. Andiamo avanti. E qua si sente che sta ancora cantando lui con questa voce un po' più schiacciata, più nasalizzata, proprio come suono anche. Sta cantando sopra la base. Ok, qui abbiamo un rap, quindi uno dei due che sentiremo adesso. Questo è più profondo anche come suono e anche dà un po' di intensità, un po' di rumore nella voce, lo chiamerei così, quindi dà anche un po' più di grinta. Ascoltiamo lui in confronto all'altro. Sentite anche la posizione della laringe diversa, più leggermente abbassata, per dare anche questo senso un po' più aggressivo. Ecco, lui più leggero, anche se tende a voler fare lo stesso suono del compagno, però molto più chiaro, molto più leggero come suono. Si sente, insomma, uno è un po' più anche dà anche più volume rispetto a questo secondo cantante. Certo che saltano per tutto il tempo, cioè è veramente incredibile, nel senso non è assolutamente facile, come per i performer di musical, saltare in questo modo continuamente e cantare. Chiaramente non stanno cantando per tutto il brano, si stanno dando il cambio, non so se avete notato, però a livello di performance bellissima, cioè veramente coinvolgente e loro molto energici, anche molto centrati. Ok, con questo finale molto a bomba, dove hanno dato proprio anche molto di più, chiaramente la performance penso che sia unica, quindi un unico brano, quindi si dà sempre il massimo dall'inizio alla fine, però precisi, perfetti anche nella coreografia, veramente bravissimi. Per chi magari non ama questo tipo di performance, che comprendo perché è un genere comunque creato proprio a livello commerciale per dare energia, perché sia molto mainstream, perché è una serie di motivi. Però a parte tutto questo, che comunque si parla di mercato musicale, proprio nella loro performance, loro come persone, bisogna dire che sono preparatissimi da un punto di vista fisico. Probabilmente vocalmente, ecco, è molto anche difficile esprimere una tecnica assurda con tutto questo messo insieme, e quindi sono spesso in playback. Non riuscivo a trovare un video dove erano effettivamente live, e questo
aveva qualche accenno di live di qualcuno di loro, così tanto per ascoltare proprio le loro voci. Quindi sono contenta di aver trovato questo piccolo estratto. Chiaramente loro sono predisposti per fare una performance molto visiva anche, quindi spesso utilizzano delle tracce registrate proprio per poter fare uno show e non tanto una performance cantata. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, se ti va proponimi altri video come questi all'interno anche dei social o dovunque tu voglia raggiungermi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!